Mini o One, 2000 o 1000. Buongiorno, questa mattina andremo a testare questo nuovo prodotto della Utrai gentilmente inviato dal mio amico Benjamin con capacità 1000 A, il fratello minore di questo Jump Starter One, recensito qualche tempo fa, dove da qualche parte qui sopra troverete il link della recensione completa. Andiamo subito a fare l'unboxing del prodotto, vediamo cosa c'è al suo interno e andiamo a provare e testare anche fisicamente questo accessorio, vediamo se evidenzia qualche difettuccio o se è un buon prodotto come ci ha ormai abituato questa casa della Utrai. Allora, eccoci qua ragazzi, questo è tutto il materiale contenuto all'interno della confezione, proprio l'essenziale. Quindi il cavetto con presa C e USB per ricaricare il nostro starter o utilizzarlo come power bank per caricare eventuali dispositivi come telefoni, tablet, eccetera. Ha il libretto di istruzioni con anche lingua in italiano, completo di tutto, quindi spiega benissimo come si utilizza questo strumento e come riconoscere i simboli che riproduce questo spinotto, perché questo spinotto, a differenza dell'altro che ho già recensito io, ha un display, mentre l'altro aveva praticamente due LED, rosso e verde. Questo ha un display con tanto di simboli e si può rilevare anche la tensione della batteria, quindi può funzionare anche come un semplice tester. Collegando i cavetti ad una batteria, ad una fonte di energia, ci dice quanto voltaggio abbiamo sulla stessa. Molto comodo ragazzi. Infine abbiamo questo coupon per chi acquisterà questo prodotto su Amazon, avrà in omaggio o una borsetta dove mettere tutto il contenuto dello starter o un'estensione della garanzia. Basta andare su questo QR code, vi aprirà la pagina del sito dell'Utrai e dovrete inserire il numero d'ordine dell'acquisto che avete fatto su Amazon. Ok? E poi abbiamo lo starter vero e proprio. Come al solito questa marca Utrai ci delizia della sua componentistica e della sua fattura di realizzazione molto accurata, senza nessun difetto evidente, plastica, e poi ha questa cornice intorno rossa che riprende un po' l'altro starter. Ha il pulsantino switch on off per accendere lo stesso e qui abbiamo i 4 LED dove indica la percentuale dello stato di carica della batteria: 25, 50, 75 e 100. Abbiamo il pulsantino di accensione che, tenendo premuto a lungo, ci va ad attivare questa comoda torcia dietro il dispositivo. Poi, pigiando ancora un'altra volta, cambia la modalità di funzionamento a questi 3 lampeggi. Poi ancora un'altra volta e
cambia ancora la modalità, quindi ha 3 modalità di funzionamento. Cliccando ancora una volta torna alla modalità di LED normale, quindi di torcia normale. Poi cliccando a lungo il pulsantino dietro di accensione si disattiva. Ok, e poi abbiamo lo spinottino dedicato. Anche in questo caso è possibile invertire la polarità, poiché uno è tondo e uno è svasato, quindi dobbiamo per forza collegarlo in questa maniera. Quando andremo a inserire lo spinottino ci indica, ripeto, i simboli all'interno del display, non so se si vede, e ripeto, poi questi simboli li troviamo all'interno delle istruzioni. Ogni simbolo e ogni bip emesso ha un suo perché, quindi dovete andare poi a leggere sulle istruzioni. E poi posteriormente a questo adattatore ha le 4 fasi riportate per la partenza dell'automobile. Ok? Molto semplice ed essenziale, ragazzi. Detto ciò, andiamo a vedere ora come funziona fisicamente questo starter. Andiamo a vedere se riesce a far partire la nostra Qashqai, anche perché sulla confezione è riportato che questo starter 12 volts 1000 ampere è idoneo a far partire macchine di cilindrata 6000 a gas o 4500 diesel, quindi una cosa impressionante. Mi fido di lei, eh? Andiamo a vedere intanto se riesce a far partire la nostra Qashqai. Allora, eccoci qua, ragazzi. Per vedere la percentuale di carica della nostra batteria possiamo farlo anche direttamente da questo strumento. Basta collegare i cavi rosso e nero sulla nostra batteria . Ok, in questa maniera. Ecco qua, vedete ragazzi, dal display possiamo risalire al voltaggio della nostra batteria. Quindi la seconda fase poi, una volta che abbiamo collegato i cavi, sarà andare ad inserire lo spinotto internamente allo starter. Ok. E lo starter è pronto per far partire la nostra autovettura. Poi basta andare internamente alla macchina e accendere l'autovettura normalmente per farla partire. Una volta che sarà partita la nostra autovettura, scollegheremo i cavi. E andremo a disattivare lo spinotto. Allora, per testare l'efficacia e le potenzialità di questo starter, adesso andremo a vedere se riesce a far partire il nostro Qashqai. Quindi andremo a scollegare un cavetto della batteria, scollegheremo il negativo e collegheremo questo starter. Quindi andremo a sostituire la batteria per far partire la nostra autovettura e vediamo come si comporta.
Allora, abbiamo scollegato il negativo, quindi adesso l'autovettura deve partire solo con il nostro starter. Andiamo a collegare il morsetto. Ok, è partito il relè 14,8. Andiamo a vedere adesso se ce la fa. Ok, ce la fa a far partire la nostra autovettura. Proviamo a fare adesso un secondo tentativo. Quindi scolleghiamo di nuovo il connettore, riattiviamo il connettore. Ok, parte il relè, sentite? Dà alimentazione alla macchina. Ok ragazzi, va tutto, riesce a far partire la nostra autovettura e tenerla anche qualche istante in moto, senza batteria. Devo dire che anche essendo piccolino, un 1000 A riesce nell'intento. Ricolleghiamo il cavo alla batteria. La prima volta non è andata granché, la prima accensione, però la seconda già andava meglio. Essendo al 75% la carica, secondo me se lo portiamo al 100% andiamo tranquilli, molto tranquilli. Quindi una volta che abbiamo fatto partire la nostra vettura andiamo a riscollegare il nostro spinotto dedicato. Però questo spinotto non mi convince perché si muove troppo. Allora ragazzi, dopo la seconda accensione e 2-3 accensioni ho effettuato, è passato al 50%. Dal 75% di carica residua che aveva è passato al 50%. Allora, siamo giunti al termine di questa breve recensione per quanto riguarda questo starter dell'Autrai in versione mini con batteria da 1000 A. Devo dirvi che sono rimasto positivamente colpito per quanto riguarda questo strumento, poiché avendo una batteria diciamo intermedia è riuscita a far partire la nostra Qashqai ben 3 volte, consumando appena una tacca della batteria, quindi era carico al 75% ed è arrivato dopo la terza accensione al 50%. Si è comportato molto bene, essendo uno starter molto piccolino fa a dovere il suo lavoro, quindi quello che deve fare lo fa benissimo. L'unica cosa che non mi ha soddisfatto moltissimo, non mi ha convinto al 100% di questo starter mini è il connettore, praticamente il connettore che si va a inserire all'interno dello starter, poiché è un po' lento. Praticamente se ne è uscito lo spinottino sul morsetto, è uscito fuori, sembra un po' lento pure. Io non so adesso se è il mio che è arrivato così, ma è leggermente ha troppo movimento secondo me, quindi o si è sganciato il fermo dentro o forse non lo so. Comunque ripeto, questa recensione serve anche per questo, evidenziare un qualcosa che si potrebbe migliorare a mio avviso. Ora evidentemente l'Autrai non mi manderà più nulla da testare dopo questa recensione, però pazienza, io sono fatto così ragazzi, ormai chi mi conosce lo sa. Molto positivo invece il fatto che abbiamo un display che possiamo utilizzare come un semplice tester per andare a misurare la tensione della nostra batteria, quindi è come avere un tester digitale. Mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda le potenzialità di questo starter in versione mini.
e noi, come di consueto, ci vediamo in uno dei prossimi video. Ciao ragazzi, statemi bene, alla prossima!